I'm Jayaroopa. I work in FEM's Bangalore office. I have a background in microfinance and recently moved into the social enterprise space, impact investing in India. It's been, for me, microfinance experience was an interesting experience where within a short span of time, I think by 2007, 2008, everybody wanted to be investing in microfinance. It was seen as the big thing. And Jayaroopa si è laureata e ha fatto una specializzazione in microfinanza, lavora in questo momento a Bangalore in FEM, che è appunto l'organizzazione che sta affiancando Microventures, che è un fondo di investimento in microfinanza, e dal 2007 si occupa appunto in particolare di microfinanza e sta cercando di accompagnare il tema del social business. So it was the best thing that could happen in 2007, 2008. Everybody wanted to invest in microfinance, and then it went through a very bad phase where in the Indian microfinance sector went through a very rough patch where everyone was pulling out money. There was a big disaster in a particular state, and it went through a complete crisis. The reason it recovered fairly quickly was the fact that there were a lot of regulations which came into place, but more importantly that a lot of microfinance institutions had become sustainable, or rather quite a few institutions had become sustainable. So the temptation to invest despite a few failures has continued. Now, Ok, nel 2007-2008 c'è stato un grande boom, una bolla di fatto anche nella microfinanza, con tantissime organizzazioni che hanno finanziato aziende e microfinanziarie indiane. Ma è stato anche l'anno, il 2008, della crisi, che non è stata solo la crisi finanziaria internazionale della finanza tradizionale, ma anche della microfinanza, in particolare in uno stato dell'India che è l'Uttar Pradesh. E questo però ha consentito anche di mettere dei paletti e quindi creare dei regolamenti che hanno dato anche una certa stabilità e una prospettiva diversa al settore della microfinanza in India. In particolare dal 2010-2011 si è ripreso a investire nella microfinanza in India perché c'è più regolamentazione. FEM S3 has been set up in India basically with the idea that there are sustainable social solutions to achieving or to solving or attempting to solve a lot of the problems that we in India face. So the problems are plenty. There are problems in water, health, education, sanitation. There's just plenty of problems. But there's a huge section of social entrepreneurs who have come up, and they've come up with brilliant, innovative solutions. FEMS3 nasce quindi a cavallo di questo periodo, quindi 2010, con la sede di Bangalore, con un progetto legato allo sviluppo del social business in settori come quelli dell'acqua, potabilizzazione, distribuzione dell'acqua, sanità e anche energia e altri che poi ci spiegherà, perché a fronte di grandi problemi ci sono anche imprenditori che sanno affrontare questi problemi con soluzioni innovative e FEM appoggia, sostiene questi nuovi imprenditori. Yeah, so what these social entrepreneurs require, when I say social entrepreneurs, I'm not talking only about people who are doing this for a for-profit model. They're just people who are trying to solve problems through some innovative models, which are sustainable. And the idea is that once they are sustainable, it is possible to take the same model and replicate it elsewhere with the necessary changes. Il modello a cui si sta così guardando con attenzione è un modello di sostenibilità che è prima di tutto sociale e tenendo presente anche, insomma, nel triangolo della sostenibilità economico, sociale e ambientale anche appunto gli altri aspetti. Però questi imprenditori non hanno in testa il tema del profitto, ma soprattutto della
possibilità di allargare il più possibile la cerchia delle persone che beneficiano dei prodotti o dei servizi che erogano. Yeah, so what FEM does is identify projects in different parts of the country working on different areas. We work on water, healthcare, waste management, telemedicine, organic farming, food security. There are quite a few projects that we've been working on, and we've essentially not necessarily worked with for-profit organizations. There are for-profit organizations, there are community-based NGOs, there are sector-specific NGOs that we are working with. We are working with the CSR initiative of microfinance institutions. We're working with a variety of partners. Allora, FMC3 è basata a Bangalore, ma va con le sue persone, sono 3 le persone in questo momento a Bangalore, girano l'India per esplorare nelle diverse regioni, nei diversi stati dell'India, quali sono le idee che questi nuovi imprenditori stanno cercando di applicare per risolvere con creatività e sostenibilità i problemi legati appunto alla distribuzione del cibo, dell'acqua, alla salute, all'energia, e quindi possono essere imprese profit, no profit, NGO, community based, quindi non è fondamentale la forma organizzativa quanto il modo in cui si affronta e si risolve il problema. Yeah, the idea is to take these models and what we see is align the interests of the funder, the organization who's executing it, the interests of the community, which is the beneficiary community at that point of time, align all the interests of these organizations, and developing a model is a big challenge. Once the model is developed, we realize that a lot of times the executing organization requires not just funds, but there's a lot of capacity building that is required. It's important that we nudge the organization towards the sustainable model. To develop market-based solutions, in the initial stages, it is possible that you can develop a plan, but when there are hindrances to actually implementing what is in the plan, they diverge. The interests of the various organizations diverge. Bringing it all together, bringing into focus is the duty of FEM. And what we see is, it's interesting that we've been able to develop solutions specifically very successful in the areas of water, waste, and while the challenges are plenty, it is possible to move any kind of organization into a project sustainability. Quindi il compito di fatto di FEM è quello di studiare i modelli, di capire come questi modelli possono essere in qualche modo ingegnerizzati e replicabili con una struttura organizzativa capace appunto di tenere il focus e di portarlo su diverse aree, diversi territori. Quindi un grande tema è quello del capacity building, quindi costruire delle competenze e riuscire a tenere degli standard e dei riferimenti forti perché l'organizzazione realizzi, ottenga quegli obiettivi che si è data. Quindi messo a fuoco il modello di business c'è da costruire le competenze organizzative. Our experience has been that a lot of the organizations have very passionate entrepreneurs who might be lacking on a few aspects. Now, providing capacity building and giving them networking opportunities, giving them access to solutions or discussions where there are certain aspects of the same or certain aspects of other solutions implemented in other areas can be drawn is a huge advantage to these organizations. So just bringing them together, those are the areas that a lot of investment is required, and FEM is actively working on it. Quindi da un primo punto quello di individuare degli imprenditori con grande passione, che è l'elemento forte di chi si occupa di social business,
ma poi dare una rete, quindi dice Jayaroopa, un network di organizzazioni con le quali sviluppare poi le attività di business e capire se altri hanno fatto queste attività meglio e quindi mettere in relazione altre esperienze per migliorare questo modello. Would like to say that impact investing is a big it's a big movement in India, and there are a lot of organizations that are working on it. It's a very interesting space to be in, and it's been enjoyable. There have been lots of challenges that we are facing, and coming up with brilliant solutions is interesting and very motivating. Come dice Jayaroopa, e lo dice appunto con luce negli occhi, dice è un momento straordinario questo perché ci sono tanti imprenditori sociali, ci sono tante idee che stanno emergendo e con grande passione, grande entusiasmo, e quindi è anche un'avventura straordinaria questa di poter entrare in questo movimento. Thank you so much. Ok, grazie Jayaroopa.